Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qui finalmente a parlare della dipladegna, o sarebbe meglio chiamarla mandevilla. Ecco, parleremo proprio di questo e di tante altre cose, soprattutto andremo a vedere come poter coltivare questa splendida pianta. State con me. Bene, allora iniziamo innanzitutto dal nome. Come chiamarla? È giusto chiamarla dipladegna o mandevilla? Allora, diciamo che in passato questa pianta, che fa parte della famiglia delle Apocynaceae, veniva chiamata mandevilla nel momento in cui la vedevamo, come in questo caso, arrampicare, perciò l'associavamo alla pianta rampicante, e invece dipladegna quando la vedevamo in un portamento più cespuglioso. Oggi questa distinzione non viene più fatta, viene chiamata comunemente mandevilla, ma voi mi direte, ma io nei garden center della situazione trovo invece scritto dipladegna. Ebbene sì, viene usato, continuano a usare il nome dipladegna, molto probabilmente perché suona meglio all'orecchio, forse è un discorso commerciale. Comunque la dipladegna e la mandevilla sono la stessa pianta. Innumerevoli invece sono le varietà che noi possiamo trovare, e qui attenzione, e dopo scoprirete anche il perché, è importante andare a chiedere al vivaista o all'addetto del garden che vi serve il consiglio giusto, perché la mandevilla, iniziamo subito a dare qualche indicazione proprio sulla sua coltivazione, viene indicata come pianta, facciamo un esempio, da mezz'ombra, non da pieno sole. Ecco, questa è la prima cosa che io oggi con questo video vado a sfatare. La vedete qui, in tutta la sua bellezza. Siamo al 10 di ottobre, questa è una pianta che addirittura ha 7 anni, io è 7 anni che puntualmente la ritiro, visto che abito al nord non ho la fortuna di poterla lasciare fuori, e puntualmente la rimetto in primavera. Questa pianta, dopo tutta un'estate con queste fioriture generosissime, continua a fiorire. Siamo al 10 di ottobre e lei continua ad avere dei boccioli pronti. Attenzione! Questa pianta viene, dicevo, indicata in internet. Se voi andate a digitare coltivazione della dipladegna, troverete scritto che è una pianta da mezz'ombra, che non può sopportare la luce diretta del sole. Ecco, questa cosa dipende soprattutto dalla varietà che voi andate a scegliere. Questa, qualcuno mi chiederà: come si chiama questa varietà? Ecco, ahimè, ho buttato via l'etichetta quando l'ho comprata, però tramite internet sono andato a risalire guardando le foto dei fiori e dovrebbe, Amabilis Alice Dupont. Questo dovrebbe essere il nome di questa varietà. È una varietà molto, io dico, rustica, perché appunto può tranquillamente essere messa al sole, almeno io da 7 anni che la metto sempre nella medesima posizione. Io sono uno di quelli che dice: squadra che vince non si tocca, quindi se una pianta la metto in una posizione e reagisce bene, io continuo a metterla sempre nella stessa posizione. Qui il sole d'estate arriva circa verso le 8 della mattina e se ne va via alla sera verso le 9:30. Li prende tutti fino agli ultimi raggi del sole. Questa bella mandevilla è qui a prenderseli. Quindi io sono a darvi questo consiglio: stiamo attenti a metterla in pieno sole se abitiamo in regioni del centro-sud, quindi vale il consiglio che trovate in internet, ma azzardiamo anche a metterla in una situazione di pieno sole come quella che vedete qui se abitiamo al nord, e se soprattutto il vivaista ci dà la conferma che può stare tranquillamente in pieno sole. Ne va sicuramente della fioritura, perché se noi la pianta sbagliamo la posizione dove andare a metterla a dimora, ahimè, la fioritura ne può sicuramente risentire. Addirittura, come in questo caso, adesso vi faccio vedere questa piccola piantina, è una varietà diversa. Io l'ho lasciata qui vicino, l'ho proprio appoggiata qui un paio di giorni, e come vedete le foglie sono andate a bruciarsi, quindi la pagina fogliare è completamente rovinata. Adesso la pianta si è ripresa benissimo, vedete, ha delle nuove ricrescite, però se l'avessi lasciata in quella posizione era destinata a morte certa. Parliamo adesso dei punti di forza di questa bella pianta. Allora,
Una cosa su tutti, è una pianta generosa, cresce velocemente, è una pianta portata a arrampicare, quindi fra le rampicanti è sicuramente una di quelle che si presta maggiormente per poter essere messa in una situazione come questa. Qui vedete io ho messo dei piccoli fili dove lei si aggrappa, ma si aggrappa con una facilità estrema. Se proprio non ce la fa, la aiutiamo noi, andiamo a posizionare un attimino il ramo che magari è troppo pendente, come potrebbe essere questo in questo caso, lo andiamo a mettere sotto e lei si arrampicherà tranquillamente. Ha una forza incredibile. Io sono rimasto veramente stupito nel vedere in che modo incessante questa pianta continua a produrre fiori. Allora, dicevamo della generosità. Allora, questa pianta è da fine maggio che ha cominciato a fiorire, e fine maggio perché io la tiro fuori dal garage che ormai è primavera inoltrata, e quindi la pianta parte a rilento, ma se voi l'avete in piena terra, avete la fortuna di abitare al sud dove si può coltivare tranquillamente in piena terra, allora a quel punto la pianta già, io penso agli inizi di aprile, fine aprile, comincia già a fiorire. Ma torniamo a noi. Fine maggio, dicevo, ha iniziato a fiorire, oggi siamo al 10 di ottobre, guardate questa pianta com'è carica di nuovi boccioli, è piena e continuerà ad andare avanti finché le temperature non caleranno drasticamente. L'anno scorso io l'ho ritirata che era il 10 di novembre e prima di ritirarla sono andato a fare delle foto ai fiori che erano ancora veramente belli, dei fiori che si prestavano a delle foto. Cambia l'intensità del colore, più andiamo avanti nella stagione e meno sarà rosa e più sarà pallido questo rosa tendente quasi al bianco, ma nulla toglie alla bellezza di questo fiore. Altro punto di forza sono le foglie. Le foglie nella mandevilla sono un qualcosa di importante. Oltre al fiore, anche la foglia, soprattutto questo contrasto che riesce a dare il verde, perché il verde sono dei verdi veramente molto accesi, e in questo caso abbiamo anche una foglia carnosa e molto lavorata. In questo caso invece, come potete vedere, la foglia è liscia ma ha un verde veramente brillante, che anche qui il verde va a contrasto con, in questo caso, il rosso dei fiori. Altro punto di forza è che la nostra mandevilla è una perfetta arrampicatrice. Potremmo dargli veramente il premio dell'arrampicata speciale, perché riesce ad aggrapparsi. Se noi gli mettiamo un graticcio, in questo caso c'è un filo, oppure ecco, se la teniamo in vaso, e nel momento in cui la teniamo in vaso è utile dare il consiglio di mettere dei vasi abbastanza generosi nelle dimensioni, perché è una pianta che spende veramente tanto nella fioritura e quindi ha bisogno anche di molta terra e soprattutto terra concimata. Se mettiamo questi vasi con già dietro il graticcio, oggi li trovate in commercio, la pianta non chiede di meglio, perché inizierà fin da subito ad arrampicarsi. Ultimo punto di forza, visto che stavamo parlando della sua grande capacità di arrampicarsi, è proprio il contrario, cioè il fatto che la nostra mandevilla noi possiamo utilizzarla anche all'ingiù. Lei è predisposta, chiede di arrampicarsi, però se noi gli diamo una situazione dove lei possa anche cascare, perché noi vogliamo per esempio andare a nascondere delle situazioni brutte, come potrebbe essere magari un muro in cemento armato, insomma abbiamo un'esigenza che dobbiamo andare a mascherare, noi possiamo con le nostre cassette far sì che lei scenda e vada a coprire con questi bellissimi fiori. È un portamento che si presta alla nostra mandevilla, così come si presta appunto all'arrampicata. Parliamo adesso della coltivazione. La coltivazione, abbiamo detto, può essere fatta in vaso, può essere fatta in terra se abitiamo al centro-sud. Comunemente parliamo appunto della coltivazione in vaso. Bisogna tenere presente che è una pianta che va a fiorire molto, quindi necessita di abbastanza terra. La vaschetta comune che noi utilizziamo per il geranio potrebbe risultare poco per la nostra dipladenia. Se utilizziamo quella vaschetta dobbiamo aspettarci anche una fioritura e una crescita minore. Una volta individuata la vaschetta delle dimensioni giuste, non dovremmo far altro che andare a mettere sul fondo un materiale inerte, che potrebbe essere del ghiaietto, potrebbe essere del lapillo vulcanico, dell'argilla espansa, un qualcosa comunque che serva a drenare. Attenzione, non smetteremo mai di consigliarvi e di prestare attenzione a quello che è il nemico numero uno delle piante, ovvero il ristagno idrico. La morte per marciume radicale è la prima
causa di morte di queste piante, perché è una pianta che predilige terreni sciolti, terreni leggeri, quindi se andiamo a metterlo anche in terra, nella buca sotto andiamo a mettere appunto del materiale inerto, andiamo a mischiare la terra, se è una terra abbastanza compatta, mischiamola con dell'argilla, mischiamola con della sabbia, facciamo sì che l'acqua possa drenare. L'acqua è importante, quindi le innaffiature dovranno essere regolari durante l'estate. La prova del dito, cioè andare a mettere il dito nel vaso e sentire se il vaso è umido, è fondamentale in questo caso, perché anche d'inverno, quando noi andremo a ritirare la nostra mandevilla, sarà necessario ogni tanto appoggiare il dito e sentire se la nostra terra è umida. Qualora non è umida, bisogna andare ad aggiungere acqua. In estate va da sé che con le temperature molto elevate bisogna annaffiare praticamente tutti i giorni, anche perché la pianta ha veramente tanto bisogno, come ha bisogno anche di una buona concimazione. La concimazione si predilige un concime liquido, è anche più comodo, un concime per piante che vanno a rifiorire, come potrebbero essere appunto i gerani, le surfigne, le petunie e in questo caso le dipladegne. È una pianta che una volta noi andiamo a togliere dalla posizione dove l'abbiamo messa per andare a ritirarla, perché d'inverno, lo ripeto, va ritirata se abitate al nord, potete anche tentare di coprirla con del tessuto non tessuto. Io devo essere sincero, non ho mai avuto il coraggio di farlo perché sono veramente affezionato a questa pianta. È la pianta in assoluto nel mio giardino che amo di più per quanto riguarda le fioriture. È la più generosa e quindi cerco di proteggerla ritirandola all'interno. Ma se c'è qualcuno che vuole dirci la sua esperienza, incalcia questo video, può mettere un commento e dare la tua testimonianza. Dicevo, il tessuto non tessuto o una buona pacciamatura sopra le radici potrebbero anche bastare se la posizione è una posizione riparata, soprattutto dai venti gelidi dell'inverno. La pianta potrebbe superare l'inverno. Se invece la ritirate così come faccio io, cosa si fa? Si fa una potatura drastica vuol dire che di quello che vedete, cioè la parte aerea, sparisce praticamente tutta, si lasciano i 2, 3, 4 rami principali, non di più, e praticamente si riduce del 70-80%. Comunque qui nella descrizione del video trovate anche proprio il link per andare a vedere il video dove faccio vedere come ritirare questa pianta e poi rimetterla l'anno successivo, dove trovate tutti i consigli appunto per ritirarla e ripararla dall'inverno. Parliamo adesso delle malattie. È una pianta abbastanza rustica che difficilmente si ammala, ma se si ammala principalmente a causa di queste due cose. Uno è il ragnetto rosso e l'altro è la cocciniglia. In questi casi usate il rimedio che più ritenete opportuno. Trovate un sacco di video su come combattere la cocciniglia oppure come combattere il ragnetto rosso. Se posso aggiungere, vi dico che in questo momento va molto anche l'olio di neem, quindi andate ad approfondire su questo olio che è quasi miracoloso. Io ho girato anche un video parlando appunto delle proprietà dell'olio di neem. Si può utilizzare in agricoltura, lo si può utilizzare con l'orto, ma si può utilizzare anche per le nostre piante, anche per le piante d'appartamento, quindi è un consiglio in più che voglio darvi. Comunque ricordate, ragnetto rosso e cocciniglia cotonosa. Vi è un ultimo aspetto riguardante le malattie, che malattie non è, comunque segnali che la nostra pianta ci dà. Attenzione, se vedete delle foglie bruciate, come in questo caso sono stati i raggi del sole ad ustionare la pagina fogliare e renderla proprio così secca, vedete che si stacca, ma la pianta poteva mandarci anche un altro segnale, che è la carenza d'acqua. Quindi se noi lo abbiamo all'interno, o comunque anche se l'abbiamo all'esterno, ma vediamo che la pianta ci manda questo segnale, se non è il sole, ricordate, può essere l'acqua. Quindi prima che sia troppo tardi dobbiamo andare ad intervenire. E per ultimo teniamo la cosa più bella, che è il taleaggio. Adesso andremo a vedere come poter fare una talea della nostra mandevilla. Vi dico subito il periodo giusto, il periodo ideale è la primavera, l'inizio primavera. Quindi quello che voi vedrete fare adesso, non dovete farlo logicamente a ottobre, ma dovete farlo per dire nel mese di aprile.
Una volta fatta questa operazione che adesso vi faccio vedere molto semplice, andremo a riporre il nostro vasetto con tanto di copertura, perché il consiglio è quello di andare a coprire con un sacchetto, a fare una mini serra, tanto per intenderci, tenerlo in una situazione dove la temperatura non scenda mai sotto i 22, 23, 24 gradi. Questo è il consiglio, perché se no non riesce a radicare, quindi ha bisogno di caldo. Bene, allora andiamo a individuare il nostro ramo con cui potremo andare a fare la talea. In questo caso andiamo a sacrificare questo fiore, ahimè non fiorirà, ma andiamo a tagliare una porzione. Vedete, in questo caso noi possiamo fare un paio di talee se lo tagliamo un po' più indietro, quindi la tagliamo un po' più indietro e potremo fare un paio di talee. Eccola qua, ce ne stanno due. Adesso prendiamo il vasetto e vediamo come procedere con il taleaggio. Allora, per prima cosa dividiamo in due, in questo caso visto che ne faremo due, le dividiamo qui appena sotto la foglia con un taglio, come vedete, in modo obliquo. Questo perché fa sì che il taglio, la superficie del taglio sia maggiore e vi sia più superficie dove la pianta possa radicare. Vedete che emette già subito un lattice. Ecco, una cosa che non ho detto durante il video, è una pianta questa considerata fra le piante a bassa tossicità, però se prendiamo questo lattice e lo ingeriamo non è che ci fa del bene, quindi attenzione a questa cosa che non l'ho detta, ma è giusto tenerne conto. Togliamo le foglie, ne lasciamo giusto un paio, e queste foglie ci serviranno nel momento in cui noi andremo a nebulizzare. Queste foglie è giusto lasciarle perché all'inizio la nostra pianta non andrà a nutrirsi attraverso le radici, ma l'acqua la potrà ricevere attraverso le foglie. Quindi lasciamo un paio di foglie, vedete questa è già una, adesso andiamo a preparare l'altra. Togliamo sempre le foglie che non servono, accorciamo in questo caso, tagliamo magari la foglia perché queste sono veramente enormi. Eccola qua. E anche qui cerchiamo di dare un taglio in obliquo. Allora, se volete aumentare le possibilità di riuscita, anche perché ricordate stiamo parlando quando si parla di taleaggio si parla di possibilità di riuscita, quindi può esserci un 60, 70, 80%, ma è difficile avere il 100% di attecchimento. Se vogliamo aumentare queste probabilità potete usare della polvere ormonale. Di tutte quelle cose di cui vi sto dicendo comunque vi lascio in calce a questo video, nella descrizione trovate il link di tutti i prodotti di cui io vi ho parlato. Possiamo intingere nell'ormone radicale questa parte, è una polvere bianca, e poi andiamo a inserirla nel nostro composto. Il composto che abbiamo preparato è un composto, in questo caso io ho preso della torba alleggerita con della sabbia, ma possiamo utilizzare anche dell'agriperlite. Questo materiale è un materiale che ormai si trova in tutte le agrarie, nei garden center. La perlite è un materiale molto leggero, come vedete vola via, assomiglia molto al polistirolo, ma non è polistirolo, e serve per alleggerire. Quando noi andiamo a fare un composto per le talee possiamo utilizzare della torba e della perlite, oppure possiamo anche farlo solo nella perlite. Io ho visto farlo da vivaisti. Dovete mettere questo in una vaschetta e mettere, come avete visto, le talee direttamente dentro nella perlite. È un ottimo sistema anche quello. Provate, poi mi fate sapere quello con cui vi siete trovati meglio. Bene, adesso vediamo l'ultima fase, che non è altro quella dove noi andremo a costruire una mini serra con un piccolo sacchetto. Se decidiamo invece di non optare per questa soluzione ma di fare il sistema classico, dobbiamo avere uno spruzzino come in questo caso e andare a bagnare la nostra talea ogni qualvolta vediamo ne ha bisogno. Bisogna tenere sempre le foglie comunque bagnate. Vedete, un bel spruzzino che vaporizza bene, la teniamo in una situazione dove vi è luce, non sole diretto, ma vi sia appunto caldo. Se vogliamo invece ovviare a questo problema, chiamiamolo così, di dover tutti i giorni più o meno andare a nebulizzare, possiamo optare, come dicevamo, al sistema del sacchetto. Come funziona? Semplicissimo, basta munirsi di 3 stecchini, si mettono in questa posizione, li mettiamo come si fa la tenda degli indiani, tanto per intenderci, si prende il sacchetto e si va
dopo aver spruzzato. Spruzziamo in questo caso in modo abbondante, visto che se lo facciamo bene questo lavoro non dovremo neanche più andare a ripeterlo, perché l'acqua evaporerà, andrà a finire sulle pareti interne del sacchetto e poi precipiterà ancora sulle nostre foglie. Quindi andiamo a mettere maggior acqua all'inizio, vedete come le sto bagnando tanto, vedete che le foglie sono proprio molto bagnate. La terra deve essere umida, non fradicia ma umida deve essere. Eccoci qui, siamo pronti ad incappucciarla. Se tutto va bene, quando andremo a togliere questo sacchetto, la nostra talea avrà già messo le radici. Ecco un consiglio che vi do: se avete dei vasi trasparenti come quelli per le orchidee, tanto per intenderci, sarebbe meglio, perché potete andare a controllare anche qui guardando se la nostra talea ha cominciato a radicare. Se non l'avete fa niente, comunque vi accorgete perché comincia a emettere nuove foglie. Una volta che abbiamo messo il nostro sacchetto, prendiamo un po' di nastro isolante, un po' di scotch e andiamo a fare questa operazione. Eccolo qua, vedete, io adesso ho sigillato per bene, ho lasciato un paio di buchini, qui ci sono un paio di buchi giusto per far respirare la nostra pianta, e lei verrà messa in una posizione, come abbiamo detto, calda, quindi un locale bello caldo che abbiamo della casa. L'importante è che ci sia luce, non ci deve essere assolutamente una zona d'ombra o peggio ancora il buio, ma non vi devono essere i raggi diretti del sole, perché se noi la mettiamo davanti, per dire, ad una finestra può fare l'effetto lente e addirittura troviamo il tutto cotto, tutto bruciato. Quindi attenzione, luce sì, ma raggi diretti del sole no. Quanto dovrà stare? Dovrà stare finché noi vediamo che la nostra pianta appunto ha messo parecchie radici oppure ha messo parecchie foglie. Una volta che ha messo le foglie potremo andare a rimuovere il nostro sacchetto, andremo a dividere, in questo caso visto che sono due le talee andremo a fare due vasi, andremo a dare una nuova casa ad ogni piantina e cominciamo a chiamarla piantina, non è più una talea ma sta diventando una giovane pianta. Fra un paio d'anni, cioè un paio d'anni dal momento in cui abbiamo fatto questa operazione, sarà diventata a tutti gli effetti una pianta e potremo andare a metterla in terra direttamente se abitiamo al sud oppure in un vaso se abitiamo al nord. Bene, io come al solito vi invito a mettere un bel pollice all'insù, spolliciate, iscrivetevi al nostro canale e soprattutto lasciate un commento in calce a questo video. Ciao, alla prossima!